Carissimi, buongiorno di nuovo, ben trovati. Oggi faremo una ricetta velocissima ma inerente al carnevale, visto che domani sarà martedì grasso, e sono le castagnole veramente soffici con ricotta e limone. E allora vediamoci questa ricetta veramente meravigliosa e gustosissima, e qui sotto vi lascio anche i link in descrizione delle frappe delle castagnole, quelle invece classiche, che ho fatto l'anno scorso. Ci vediamo alla prossima ricetta, bacioni! Never felt tomorrow closing in this fast. Allora, mettiamo la ricotta all'interno di una ciotola e cominciamo a renderla morbida. Andiamo a mettere lo zucchero e mescoliamo. Well, I'm on a one-way track. Mettiamo le uova, la scorza di limone grattata e andiamo a mescolare. Yeah, now I know. Allora, nella farina che abbiamo già setacciato precedentemente ci andiamo ad aggiungere anche il lievito, anch'esso setacciato, e li mescoliamo con una frusta, in modo tale da amalgamarli per bene. Ho la farina quella classica 00, niente di particolare. Ecco fatto. E adesso andiamo a amalgamare in due fasi la farina con il lievito, insieme alle uova e la ricotta. Trasferiamo su un piano di lavoro l'impasto. I'm making all the wrong demands in life. It never pays in. L'impasto risulterà molto morbido, ma questo renderà chiaramente le castagnole anche molto soffici. Aiutatevi con poca farina volta per impastare e fare il panetto. The shore. Now I know what it means. Eccolo pronto. E ora, con un piatto con sopra un foglio di carta da forno, andiamo a tagliare il nostro impasto e a formare le prime castagnole. Con la prima castagnola mi sono dimenticato di dirvi di infarinarvi le mani. E ora prepariamo per la frittura. Mettiamo dell'olio di semi all'interno di una padella o comunque di una friggitrice e attendiamo che raggiunga circa i 170 gradi. Stiamo raggiungendo la temperatura voluta e adesso andiamo a friggere. I am here, moving on like before. I'm yearning. Allora, muovetele spesso per cuocerle uniformemente. Poi, come vedete che si sono belle che colorate, saranno pronte. E togliamole e mettiamole su della carta assorbente o carta paglia per i fritti. The time I got, it is just enough to get by. Oh, now I know what it means to grow. Eccole qua. Guardate come sono morbide. Guardate. Che spettacolo. E ora, con lo zucchero a velo che magari va avanzato del pandoro, li andiamo a spolverare utilizzando anche un piccolo setaccio. Ecco fatto.